La forma a palma è bellissima sulle foto di Instagram. L'acqua tra i rami della palma non circola, diventa stagnante e puzza nuovamente senza il permesso scritto dello sponsor non puoi cambiare lavoro, non puoi affittare una stanza, non puoi lasciare il paese. La sfilata della vergogna, che ogni santa mattina facevano la fila fuori dai grattacieli per aspirare la merda di migliaia di persone e portarla a un impianto di smaltimento fuori città. A Dubai puoi presentarti con una valigia di contanti e comprare 3 attici in un pomeriggio. Ci sono fermate dell'autobus chiuse con l'aria condizionata. Seminterrato svizzero trasformato in una trappola di fuoco. Ma l'orrore non finisce tra le macerie. Succede l'incredibile. I proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, escono di prigione. Ma com'è possibile? Dragare sabbia dal fondo del mare e riparare le isole che si stanno sciogliendo. Dubai è storicamente un porto sicuro per chi ha problemi legali altrove. È una lavanderia dove puoi trasformare una reputazione sporca in un profilo Business Insider. Vengono affittati a sessione di 30 minuti solo per fare video mentre sali la scaletta o sorseggi champagne. Oltre l'80% della popolazione è composta da stranieri. È un enorme campo di lavoro dove vivono ammassate oltre 150.000 persone. L'Arabia Saudita ha deciso di giocare la stessa partita, ma con 10 volte più soldi e una ferocia ancora maggiore. Ciao, sono Filo. In questo format scopriamo chi muove i fili e chi sta pagando il biglietto. Uniamo i punti e tracciamo la nostra rotta. Capitolo 1. Il marketing del deserto. Hai mai notato che nelle foto di Dubai non c'è mai polvere? Eppure è costruita nel bel mezzo del deserto. Dubai è la prima città al mondo progettata non per essere vissuta, ma per essere vista attraverso l'obiettivo di uno smartphone. Ogni grattacielo, ogni piscina a sfioro, ogni isola a forma di palma sono vetrine nate per attirare nuovi complici. Sono esche create per convincerci che qui tutto è possibile e che non ci verranno mai fatte domande. Servono per attirare chi ha bisogno di un posto sicuro dove far sparire le proprie tracce, trasformandolo da ricercato a investitore di lusso. Sono strumenti di user acquisition. Mentre a Roma o a Parigi cammini nella storia, a Dubai cammini dentro un catalogo di vendite. Ogni angolo, ogni riflesso di luce sui vetri è studiato scientificamente per essere instagrammabile. Perché? Perché se noi postiamo una foto a Dubai stiamo facendo marketing gratuito per la startup degli Emirati. Senza saperlo siamo diventati dipendenti non pagati che convalidano il loro brand. Chi muove i fili? Una città normale nasce perché c'è un fiume, un porto naturale o un incrocio di rotte commerciali. Nasce per necessità umana. Dubai invece nasce per dare un indirizzo fisico ai capitali sporchi. Negli anni 90 la famiglia Al Maktoum ha capito una cosa che molti governi europei ancora ignorano. Il petrolio finisce, ma l'ego umano è una risorsa infinita e rinnovabile. La mossa geniale degli Al Maktoum è stata smettere di vendere energia e iniziare a vendere specchi. Hanno capito prima di tutti che la vanità è un giacimento molto più scalabile e rinnovabile del petrolio. Dubai è una startup immobiliare che ha ottenuto un round di finanziamento enorme. Il greggio, petrolio, e lo ha bruciato tutto in marketing. Non hanno costruito case per farci vivere le persone, hanno costruito asset da circo per permettere agli investitori globali di parcheggiare denaro in un porto sicuro e senza domande. Il risultato? Una fragilità assoluta. Se domani spegnessero i condizionatori, la città sparirebbe in una settimana. Oltre l'80% della popolazione è composta da stranieri. Qui non c'è tessuto sociale, né tantomeno una comunità che lotta per la propria terra. C'è solo un enorme centro commerciale dove tutti siamo ospiti a tempo determinato, finché la carta di credito non viene rifiutata. Il paradosso del nuovo.
In economia esiste il concetto di obsolescenza programmata. A Dubai lo applicano all'urbanistica. Nessuno vuole andare a vedere un grattacielo costruito 15 anni fa. Per mantenere alto l'interesse degli investitori e dei turisti, devono continuamente annunciare il più grande del mondo, il più alto del mondo, il primo al mondo. Se smettono di costruire il prossimo miracolo, l'illusione svanisce e i capitali scappano verso la prossima Singapore o la prossima città-stato nel deserto. È uno schema Ponzi di cemento. I nuovi investitori pagano per mantenere l'hype generato dai vecchi. La deumanizzazione dello spazio. Dubai è l'incubo di ogni urbanista sano di mente. Non è fatta per camminare, è una serie di isole recintate collegate da autostrade a 12 corsie. Il design urbano serve a separare. Non devi incontrare nessuno che non sia del tuo stesso livello socio-economico. I poveri, che vedremo nel capitolo 2, sono invisibili, trasportati in bus blindati dai loro ghetti ai cantieri. I ricchi, invece, passano dal garage climatizzato al centro commerciale sempre climatizzato. La città ha eliminato lo spazio pubblico. Esiste solo lo spazio commerciale. Ora entriamo nel fango. Dubai non è costruita sul petrolio, ma su un combustibile molto più economico, la disperazione umana. Capitolo 2. Il motore a combustione umana. Mentre guardiamo il riflesso del tramonto sulle vetrate del Burj Khalifa, ricordiamoci di una cosa: il vetro non è l'unica cosa trasparente qui, lo sono anche le migliaia di persone che quel vetro l'hanno montato a 800 metri d'altezza. Sono trasparenti perché il sistema ha deciso che non devono esistere nei nostri feed. Sono i fantasmi che tengono in piedi il palcoscenico, il sistema kafala. In Occidente ci riempiamo la bocca di diritti dei lavoratori. A Dubai hanno risolto il problema alla radice con una parola che suona quasi poetica: kafala. Ma di poetico ovviamente non c'è nulla. Il meccanismo: sotto questo sistema un lavoratore migrante, spesso proveniente da India, Pakistan, Bangladesh o Uganda, non ha un visto statale, ha uno sponsor, il kafir. In termini tecnici, la tua assistenza legale appartiene all'azienda che ti ha assunto. La prima cosa che accade quando un operaio scende dall'aereo è il ritiro del passaporto. È illegale? Sì. Lo fanno tutti? Assolutamente sì. Senza passaporto e senza il permesso scritto dello sponsor non puoi cambiare lavoro, non puoi affittare una stanza, non puoi lasciare il paese. E per una volta non chiamiamolo lavoro dipendente, chiamiamolo con il suo vero nome storico: servitù della gleba 2.0. Se ci si lamenta, lo sponsor revoca il visto e si diventa un clandestino istantaneo, passibile di prigione o espulsione senza stipendio. Pure Sonapur, la città dell'oro fatta di lamiera. Scommetto che nessun influencer ti porterà mai a Sonapur. Il nome, in hindi, significa città dell'oro. È il capolavoro del cinismo emiratino. È un enorme campo di lavoro alla periferia estrema, dove vivono ammassate oltre 150.000 persone. Mentre nel centro di Dubai si discute di intelligenza artificiale e taxi volanti, a Sonapur si dorme in 10 in una stanza di 15 metri quadrati. L'aria condizionata è spesso un lusso, la cucina è un fornello arrugginito in comune e i servizi igienici sono una vera e propria merda. Immaginate voi l'odore di 150.000 persone con infrastrutture da terzo mondo sotto un sole a 50 gradi. Mamma mia! Sonapur è circondata da mura e deserto. È collegata ai cantieri da una flotta di autobus bianchi senza scritte che si muovono alle 4 del mattino e tornano dopo il tramonto. Il sistema vuole che il turista non veda mai il dietro le quinte di Sonapur. Il lavoratore deve apparire sul cantiere come per magia e sparire altrettanto velocemente. 50 gradi è la menzogna del midday break. A Dubai esiste una legge: quando la temperatura supera i 45-50 gradi il lavoro dei cantieri deve fermarsi tra le 12:30
e le 15. Sembra quasi un gesto umano, vero? Il trucco contabile. Gli uffici meteorologici ufficiali di Dubai hanno una tendenza miracolosa a non registrare quasi mai temperature sopra la soglia critica. E anche se il lavoro si ferma, dove vanno gli operai? Rimangono sotto le impalcature, all'ombra del cemento rovente, aspettando di ricominciare. Colpi di calore, insufficienza renale cronica per disidratazione, morti per arresto cardiaco a 25 anni. I numeri ufficiali parlano di poche decine di morti l'anno. Le organizzazioni per i diritti umani e le inchieste indipendenti suggeriscono migliaia. Ma a Dubai, se un operaio muore di cuore nel suo letto a Sonapur, non viene contato come morte sul lavoro. È una causa naturale. Il debito come una catena. Perché queste persone allora non scappano? Perché per vivere a Dubai hanno dovuto pagare spese di reclutamento nei loro paesi di origine che ammontano generalmente tra i 2.000 e i 3.000 dollari. Per un contadino del Bangladesh sono i risparmi di 3 generazioni o un prestito con tassi da usura. Il paradosso finanziario. L'operaio arriva a Dubai già indebitato. Perfetto. Lo stipendio medio è di circa 200-300 dollari al mese. A Dubai, non in Bangladesh. Dopo aver pagato il cibo e inviato i soldi a casa per ripagare il debito, gli restano in tasca briciole. È un loop infinito. Lavorano per pagare il diritto di lavorare. È il modello di business della trappola perfetta. Non serve alcuna frusta quando hai un debito che ti tiene per la gola. La tragedia di Ikram Montaner legata a Dubai. Ma le ombre di Dubai non si allungano solo tra i riflessi d'acciaio dei suoi grattacieli. A volte proiettano un'oscurità che arriva dritto nel cuore dell'Europa. Lo dimostra la tragedia di Ikram Montaner del Capodanno del 2026. 40 morti, tra cui molti ragazzi italiani intrappolati in un seminterrato svizzero trasformato in una trappola di fuoco. Ma l'orrore non finisce tra le macerie. Pochi giorni dopo la strage succede l'incredibile. I proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, escono di prigione. Ma com'è possibile? Semplice, una cauzione da 215.000 euro piovuta direttamente da Dubai. Un bonifico anonimo. Un amico milionario che compare dal nulla e paga il prezzo della libertà. In Italia un'operazione del genere verrebbe bloccata all'istante per controlli antiriciclaggio, ma il sistema svizzero ha lasciato correre. Il sospetto degli inquirenti è agghiacciante. Quei soldi non erano un aiuto, ma il prezzo del silenzio per coprire uno schema Ponzi internazionale che partiva proprio dagli Emirati. Qui Dubai si rivela per ciò che è, un complice invisibile. Capitolo 3. Affittare una vita ad ore. Hai mai avuto la sensazione che a Dubai sia tutto troppo perfetto? Le auto troppo lucide, le suite troppo grandi, i sorrisi troppo bianchi. È perché a Dubai la ricchezza non è un risultato, è una divisa da lavoro. Se non sembri un milionario, non esisti. E se non sei un milionario, c'è un intero settore industriale pronto ad aiutarti a fingere di esserlo. Parliamo ora di quegli influencer, trader e imprenditori di se stessi che hanno scelto Dubai come ufficio di marketing. Vedete? Sono diventato ricchissimo e vivo a Dubai, grazie al mio sistema infallibile. La verità è che molti di loro non sono i proprietari del teatro, ma sono solo comparse che pagano l'affitto per farsi un selfie. Il mercato del falso d'autore. Dubai è la capitale mondiale dell'economia della percezione. Qui è nato un business che in Europa sarebbe illegale o quantomeno ridicolo: il noleggio dello status. Esistono agenzie che non ti affittano una casa, ma un set di vita. Vuoi far credere ai tuoi follower di aver svoltato con il trading? Con $500 puoi affittare per 2 ore una suite al Burj Al Arab, un mazzo di rose giganti e 3 borse di Hermès vuote. Scatti 50 foto con vestiti diversi e hai contenuti per 3 mesi. Il jet privato immobile. Questo è il capolavoro del cinismo. Ci sono jet privati parcheggiati all'aeroporto Al Maktoum che non decollano mai. Vengono affittati a sessione di 30 minuti solo per fare video mentre sali la scaletta o sorseggi champagne seduto sulla poltrona rigorosamente in pelle.
non stanno vendendo uno stile di vita, stanno vendendo un'esca. L'influencer che vediamo è un predatore che usa un lusso a noleggio per convincerci da casa a comprare il suo corso su come diventare come lui. Il successo non è un caso, è il risultato di scelte coraggiose. Ognuno di voi ha il potenziale per realizzare i propri sogni, basta crederci fino in fondo. È un loop di menzogne dove il capitale investito è il nostro tempo e la nostra ingenuità. La geografia della disperazione. Tutti postano foto a Dubai, Marina o Downtown, ma la maggior parte dei nomadi digitali e dei piccoli trader vive ammassata in appartamenti condivisi a Jumeirah Village Circle o ancora più lontano nel deserto. Ragazzi che vendono corsi di libertà finanziaria ma dormono in un letto a castello in una stanza con altri 4 sconosciuti per potersi permettere il noleggio della Lamborghini per un sabato pomeriggio. È una forma di anoressia sociale. Digiunano nella vita reale mangiando riso e pollo nel loro monolocale in periferia per apparire grassi di successo sui social. È una tortura psicologica autoinflitta per nutrire un algoritmo che non prova pietà. Soldi e reputazione. Perché proprio Dubai? Perché tutti i truffatori del mondo finiscono a Dubai? 0 tasse, 0 domande. In Italia o in Francia, se un ventenne gira con una Ferrari, la Guardia di Finanza gli chiede il DNA. A Dubai, se hai soldi o sembri averli, sei un eroe. Il sistema è progettato appositamente per non fare domande sull'origine del capitale. Questo attira il peggio del web, dai promotori di schemi Ponzi cripto ai maghi del dropshipping che vendono spazzatura prodotta in Cina a prezzi decuplicati. Dubai è storicamente un porto sicuro per chi ha problemi legali altrove. È una lavanderia dove puoi trasformare una reputazione sporca in un profilo Business Insider, pagando le giuste agenzie di PR locali. Cosa succede quando si spengono le telecamere? Dubai è una delle città più solitarie del pianeta. L'amicizia non esiste, esiste solo il networking. Ogni persona che incontri ti guarda cercando di capire se può venderti qualcosa. Roberto, non vi puoi dire la solita cosa, o il solito discorso, le solite cose. Attenzione, io vi dico, ho qua un orologio. O se tu puoi servire a scalare la piramide sociale. Gli influencer vivono nel terrore costante che qualcuno scopra che l'auto è a noleggio, che la modella accanto a loro è pagata per esserci o che il loro conto in banca è in rosso profondo. Dubai è una prigione di marmo dove la cella è fatta di like e la condanna è l'insignificanza. Capitolo 4. La guerra persa in partenza. Quella contro la fisica e la natura. Dubai è una sfida a Dio e alle leggi della termodinamica. È il tentativo di un uomo con troppi soldi di dire alla natura: qui comando io. Ma la natura non accetta bustarelle. La natura aspetta, osserva e presenta il conto sotto forma di erosione, calore insostenibile e montagne di rifiuti che non sappiamo dove nascondere. Benvenuti nel lato oscuro dell'ingegneria del superfluo. In un deserto dove non piove quasi mai, Dubai consuma più acqua pro capite di quasi ogni altra città al mondo. E come fanno allora? Usano la dissalazione, enormi impianti che succhiano l'acqua dal Golfo Persico, la filtrano con un dispendio energetico mostruoso e la sputano nei rubinetti dei resort. Il problema non è tanto l'acqua che entra, ma quella che esce. Per ogni litro di acqua dolce, gli impianti scaricano nel mare la salamoia, un concentrato di sale e prodotti chimici bollenti. Il risultato? Le temperature e la salinità del Golfo stanno aumentando. Stanno letteralmente cucinando l'ecosistema marino per permettere a un turista di farsi una doccia fredda a mezzogiorno. È un debito biologico che renderà il loro mare una zuppa morta entro pochi decenni. I camion del letame, la sfilata della vergogna. Questa è la parte che onestamente preferisco perché è la metafora perfetta di Dubai.
È un uomo in smoking che non porta le mutande. Per anni il Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, non è stato collegato ad un sistema fognario municipale adeguato. E perché? Perché sono stati così veloci a costruire verso l'alto che si sono dimenticati di guardare verso il basso. Il risultato è stato una flotta di camion cisterna, i cosiddetti poop trucks, camion della merda, che ogni santa mattina facevano la fila fuori dai grattacieli per aspirare la merda di migliaia di persone e portarla a un impianto di smaltimento fuori città. Immaginate la scena. L'apice del lusso mondiale, appartamenti da milioni di dollari e fuori dalla porta una coda di camion che puzza di merda. Dubai è una facciata di marmo appoggiata sul nulla. Le isole del peccato, Palm Jumeirah e il disastro invisibile. Le isole artificiali sono il vanto di Dubai, ma guardiamole da vicino. La forma a palma è bellissima su Google Maps o sulle foto di Instagram, ma è un incubo idraulico. L'acqua tra i rami della palma non circola, diventa stagnante, si riempie di alghe e puzza nuovamente di merda. Hanno dovuto installare sistemi di pompaggio artificiale per evitare che il paradiso diventasse una palude di merda. L'erosione è inarrestabile. Il mare rivuole la sua sabbia. Ogni anno Dubai deve spendere fortune per dragare sabbia dal fondo del mare e riparare le isole che si stanno sciogliendo. È una battaglia di Sisifo. Spendere miliardi per combattere le onde che loro stessi hanno deviato. È ostinazione infantile. Raffreddare l'inferno. Dubai ha provato a fare l'impossibile. Climatizzare l'esterno. Ci sono fermate dell'autobus chiuse con l'aria condizionata. Centri commerciali che simulano il cielo stellato e persino progetti per raffreddare le spiagge con tubature sotto la sabbia. Questo richiede una quantità di energia che renderebbe ridicolo qualsiasi discorso sulla sostenibilità che gli emiri cercano di promuovere durante i vari summit sul clima. Dubai è un enorme radiatore che scalda il pianeta per raffreddare pochi metri quadri di privilegio. Ogni grado in meno dentro un centro commerciale di Dubai è un grado in più nel riscaldamento globale che un giorno sommergerà la città stessa. Perché ricordiamoci, Dubai è a livello del mare. Se il ghiaccio si scioglie, Dubai affonda. Siamo arrivati alla fine della corsa. Abbiamo smontato le luci, abbiamo guardato nel retrobottega e abbiamo contato i cadaveri sotto le fondamenta. Ma resta una domanda. Perché il mondo permette che tutto questo esista? Chi ha interesse a tenere accesi i condizionatori di una città che tecnicamente non dovrebbe esistere? Capitolo 5. Il grande lavaggio. Il turismo è solo il profumo che serve a coprire l'odore dei soldi che vengono lavati ogni giorno sotto il sole del deserto. Dubai non è una città-stato, è una gigantesca lavatrice globale allo 0% di tasse, dove il passato di un capitale svanisce non appena tocca il suolo degli Emirati. Perché a Dubai non ti chiedono mai da dove vengono questi soldi? Perché la loro intera economia si basa proprio su questa cecità deliberata. Dubai è stata per anni nella lista grigia del GAFI, Gruppo d'Azione Finanziaria, l'organismo internazionale che monitora il riciclaggio. Mentre l'Europa ti chiede una fattura anche per comprare un caffè, a Dubai puoi presentarti con una valigia di contanti e comprare 3 attici in un pomeriggio. Non è un bug del sistema, è la sua caratteristica principale. Se Dubai diventasse trasparente, l'80% degli investimenti immobiliari crollerebbero domani. La città sopravvive perché offre ciò che la Svizzera non può più offrire: l'anonimato totale garantito dallo Stato. È il porto sicuro per chiunque abbia bisogno di far sparire le tracce di un'origine poco chiara. Il caso russo. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, mentre il mondo sanzionava gli oligarchi russi,
Dubai gli ha steso il tappeto rosso. Yacht sequestrati in Europa? Non c'è problema. A Dubai trovano un ormeggio sicuro. Capitali in fuga da Mosca? Vengono convertiti in immobili a Palm Jumeirah in tempi record. Dubai gioca su tutti i tavoli. Parla con l'Occidente, commercia con la Cina, ospita i russi e finanzia i progetti in Africa. Non si può dire che non sia empatica. È il mediatore cinico di un mondo che ha smesso di preoccuparsi della morale per concentrarsi esclusivamente sul flusso di cassa, sui soldi, il tramonto imminente, l'ombra di Neom. Ma c'è un problema all'orizzonte ed ha un nome: Arabia Saudita. Per decenni Dubai è stata l'unica oasi di lusso e trasgressione controllata in Medio Oriente, ma ora il vicino gigante, l'Arabia Saudita, ha deciso di giocare la stessa partita, ma con 10 volte più soldi e una ferocia ancora maggiore. Guardate il progetto The Line Neom. Cosa farà Dubai quando non sarà più l'unica? Quando i miliardari preferiranno la nuova città-stato saudita perché è ancora più estrema, più alta e più esclusiva, Dubai rischia di diventare un parco a tema vintage, una Rimini del deserto per turisti russi e influencer di serie B, mentre il vero potere si sposta più a sud. Conclusione: la fine del Truman Show. Siamo partiti da quei palazzi perfetti e siamo finiti tra i camion di merda. Cosa abbiamo imparato? Dubai è lo specchio del nostro secolo. È la dimostrazione che puoi costruire il paradiso sulla sabbia se sei disposto a ignorare il costo umano e ambientale. Il risultato? Ogni volta che mettiamo un like a una foto scattata a Dubai, stiamo convalidando questo scempio. Stiamo dicendo che va bene così, che il lusso giustifica il sangue, che l'apparenza è più importante della verità. Ma la sabbia non si muove, la fisica non negozia e il debito di Dubai, finanziario, morale ed ecologico, sta arrivando a scadenza. Quando la musica si fermerà e le luci del set si spegneranno, resterà solo quello che c'era all'inizio: un deserto silenzioso cosparso di scheletri di cemento. Todo el mundo sabe quién tiene el relieve, todo el mundo sabe quién tiene